E bentornati sul canale. Io sono Marco e oggi vi porto una recensione che già feci un anno e mezzo fa con l'unboxing di questi cerchi Zip 303 Firecrest. Tornando un po' alle caratteristiche tecniche di questi cerchi, sono cerchi in carbonio, hanno una larghezza esterna da 30 mm, un canale interno da 25 mm hookless dove vanno montati dei pneumatici apposta e un'altezza da 40 mm. Il peso lo andremo a vedere più tardi, vi farò vedere con la bilancia le ruote montate, perché a volte si parla di pesi di cerchio, ma naturalmente i freni, i dischi, le cassette o anche i copertoni hanno dei pesi diversi. Quindi nel mio caso vi darò il peso delle mie ruote e vi dirò con cosa sono montate. Tornando un po' alla recensione di queste ruote che ho avuto la possibilità di percorrere circa 10.000 km in questo anno e mezzo, vi posso dire sicuramente due cose. Il primo è il comfort. Il comfort è totalmente diverso dai cerchi che avevo precedentemente. Erano cerchi chiaramente con un canale molto più stretto, si usavano pneumatici più stretti, nel mio caso, anche se si potevano usare dei pneumatici larghi come questi che sono dei 28 mm, ma il lavoro che fa lo pneumatico è molto diverso. Vi faccio vedere appunto che grazie a questo canale da 25 mm interno gli pneumatici da 28 mm sono praticamente verticali, la spalla è verticale al cerchio. In questo modo si riescono molto meglio ad assorbire le varie vibrazioni che ci sono, si riescono ad assorbire anche molto meglio anche dei buchi più grandi che troviamo purtroppo per le nostre strade, perché la spalla lavora in maniera verticale. Dall'altra parte abbiamo anche delle pressioni molto basse, perché in questo caso io utilizzo delle pressioni da circa 4 bar, un po' meno sull'anteriore e un pelino di più sul posteriore, pressioni che si riescono anche a farsi valutare, farsi aiutare dal sito appunto della Zip, mettendo dentro il vostro peso e dicendo quale tipo di cerchio di canale state utilizzando. Quindi grazie anche a queste pressioni riusciamo veramente a praticamente dimenticare tutte quelle micro vibrazioni che troviamo sull'asfalto. Vi assicuro tanta roba sotto questo aspetto, anche dopo ore che si va in bicicletta capite proprio la differenza che c'era precedentemente, con delle ruote molto più gonfie e con dei cerchi che lasciavano lavorare la spalla in maniera diversa. Questo è il primo aspetto che vi posso dire, sicuramente il comfort lo metto al primo posto. Al secondo posto, ma non molto lontano, vi do la scorrevolezza. La scorrevolezza è una cosa che ho notato immediatamente alla prima uscita, basta solo far girare leggermente il cerchio con un dito e la ruota continua a girare per tantissimo tempo. Questo si nota senza pedalare. Appena trovato una minima discesa vedete che la bicicletta inizia a prendere velocità, a confronto anche magari dei miei amici con cui ero di fianco, riesco proprio a vedere che la velocità aumenta più velocemente che i miei compagni di merenda. Quindi scorrevolezza e comfort sono le due cose di cui vi posso parlare sicuramente. Per quello che riguarda le prestazioni di velocità, quanti watt si riescono a guadagnare ai 40 all'ora o quanti secondi ho guadagnato in salita, non sono la persona adatta per dare una recensione del genere. In salita sicuramente con un peso del genere si migliora. Non voglio parlare di pesi in salita perché è veramente difficile riuscire a calibrare, a dare una votazione con qualche etto di differenza, quindi preferisco rimanere a parlarvi del comfort e della scorrevolezza, dovuta anche all'aerodinamica appunto, perché ripeto, avere completamente a filo del cerchio dà sì sicuramente una penetrazione molto migliore. Parlando dei pesi, appunto, vi faccio vedere un pochettino i pesi delle mie ruote, parlando subito di cosa viene montato qua sopra.
Ho montato dei dischi della Galfer da 140 mm su tutte e due le ruote. La ruota posteriore è montata anche con la cassetta della Dura-Ace 1228. È una cassetta abbastanza leggera. Naturalmente ci sono anche le valvole e ci sono circa 30 grammi di liquido antiforatura. Adesso prendo la bilancia, l'accendiamo, andiamo a inserirla e vi dico subito che la ruota anteriore ha un peso di 1035 grammi. Non so se riesco a farvelo vedere, mi provo a avvicinare. 1035 grammi. Adesso vi faccio vedere la ruota posteriore. Andiamo a leggere per quello che riguarda la ruota posteriore. Stiamo ancora muovendo 1405-1410 grammi. Non so dare una valutazione in confronto ad altri cerchi di questo livello, ritengo che sia più che sufficiente. Ripeto, anche perché non ho mai avuto problemi di manutenzione in questo anno e mezzo e dopo 10.000 km appunto che ho percorso. Nessun tipo di movimento dei raggi, nessun tipo di piccolo svittamento appunto del center lock che ferma i dischi. Io quando gonfio lo pneumatico a 4 atmosfere, 4 bar appunto, dopo 15 giorni che non uso la bicicletta, quando vado a riprendere la bicicletta e la vado a misurare, è calato di 0,2-0,3 bar massimo, quindi vuol dire che non c'è assolutamente minimo dispersione di aria, grazie anche al liquido, ma sicuramente anche grazie al perfetto accoppiamento col cerchio. Spero che sia stata sufficiente un pochettino questa veloce recensione. Seguitemi sul mio canale dove parlo appunto di biciclette, di giri in camper, e le due cose abbinate ci portano a vedere dei posti stupendi. Grazie, a presto.